Quinta serata di Hanukkah, la lingua ebraica moderna, un vero miracolo per il popolo ebraico che nessun altro popolo ha fatto. Perché miracolo? Non miracolo perché hanno fatto risuscitare una lingua morta. Questa è un'idea del tutto sbagliata. Da dove viene l'idea di una lingua morta? Il fatto che i cristiani, una volta convertiti dall'ebraismo al cristianesimo, hanno dimenticato l'ebraico e quindi l'ebraico viene ripreso nel periodo del tardo medioevo rinascimento. Beh, noi l'abbiamo dimenticato l'ebraico, ma gli ebrei no. Quali sono i contesti nei quali noi possiamo dire che l'ebraico ha continuato a vivere in una maniera anche molto significativa? Allora, innanzitutto sì, la prima cosa che ci viene in mente è la liturgia della sinagoga, dove appunto vengono fatte le preghiere, i canti, eccetera, il che è molto simile anche al latino, no? Una seconda cosa invece è l'uso dell'ebraico per quanto riguarda lo studio talmudico. Il Talmud ha non so quanti volumi di materiale, la Mishnah, eccetera. Anche le discussioni vengono svolte in ebraico. Perciò c'è questo elemento, ma di nuovo non si tratta di una elite, non si tratta di monaci, di clero che conosce l'ebraico. Tutti i figli maschi vanno nelle yeshiva. Tutti i figli maschi devono imparare l'ebraico. Altro punto. L'ebraico viene utilizzato non soltanto in ambito rituale e della scuola, ma anche a casa, perché i seder, le celebrazioni, i racconti della storia di Israele, eccetera, vengono fatti di nuovo in lingua ebraica, quindi entrano nella vita della famiglia, entrano dentro la realtà, diciamo, chiamiamola quotidiana, comunque casalinga. Quindi ecco che l'ebraico non è mai morto, ma è sempre stato una componente fondamentale del popolo ebraico. Secondo punto, quando si incomincia a ipotizzare l'idea della nascita di uno Stato, un luogo dove gli ebrei possono vivere, questo processo entra dentro un grande movimento che è il movimento degli stati come nazioni. Una volta esistevano i regni, esistevano gli imperi con i loro confini che includevano vari popoli dentro. Un grande punto di aggregazione e un grande punto di unità era la religione. Ma alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento incomincia questo grande movimento nella quale c'è il popolo, c'è la lingua comune, c'è il vissuto comune, eccetera. Quindi nasce l'idea che ogni nazione debba avere uno Stato. Ma questa è una cosa nuova. Ed è una cosa nuova anche per il mondo arabo, perché anche il mondo arabo inizia i propri processi di creazione di stati nazionali, staccandosi ad esempio dall'impero ottomano. E quindi tutti sono coinvolti, perché si dovrebbe pensare che gli ebrei non ci abbiano pensato, oppure che solo loro non abbiano diritto a pensare. Qui in questa maniera nasce l'idea di sionismo, non soltanto perché scappavano dai problemi. Certo, questo era una cosa, un'emergenza che avevano davanti, però l'idea era anche teorica. Quando si incomincia a parlare
di creazione dello Stato e quindi anche di una lingua comune, l'ebraico non è la prima cosa che viene in mente a chi comincia a lavorare sulla costruzione dello Stato di Israele moderno. Ad esempio Theodor Herzl, quando sentì di questa idea di recuperare la lingua ebraica, quasi ci rise, fece la battuta: io non immagino un ebreo che va a comprare il biglietto del treno parlando ebraico. Quindi vediamo che è un'idea che non tutti accettano. Ma infatti non si tratta di un qualche cosa che nasce in Europa a tavolino nei congressi. Dove nasce l'ebraico moderno? Nasce nelle strade anzi, di Gerusalemme. Perché nasce lì? Nasce a Gerusalemme perché Gerusalemme era da sempre stato un luogo nel quale le persone più religiose, più motivate, eccetera, venivano per studiare tutto quello che riguarda l'ebraismo. Quindi era tornare alla fonte. Allora, questa idea era un'idea che ce l'avevano gli ebrei sefarditi, gli ebrei ashkenaziti, midrachi e gli altri. Quindi tutte le varie comunità ebraiche l'avevano pensato e avevano le loro yeshiva, come anche adesso hanno questa realtà. Allora, mentre erano lì parlavano chiaramente in Yiddish, l'ebraico sefardita, eccetera. Ma quando si trovavano al mercato dovevano incominciare a parlare una lingua e si sono accorti che in pratica sì, è vero che ognuno di loro parlava un misto di lingue: tedesco-ebraico, spagnolo-ebraico, arabo-ebraico, eccetera. Ma il comune denominatore è l'ebraico. E quindi incominciarono spontaneamente a utilizzare parole ebraiche perché le avevano in comune. Da qui nasce il movimento dell'ebraico moderno ed è quindi una cosa spontanea. Quando Eliezer ben Yehuda decide di venire in Israele e si ferma a Gerusalemme, lui comprende quello che sta succedendo, ma era quello che lui ci lavorava già in giro per l'Europa, a Parigi, a Vienna, eccetera. E quindi trova già una realtà di un ebraico vivente e quotidiano. Il grande problema era cercare di standardizzare la lingua e quindi mettere insieme le parole che vanno a costituire una base comune e condivisa dalle varie comunità. Un problema speciale era quello delle parole moderne cosiddette. Cioè, parola pomodoro, patata, treno non esiste nell'ebraico biblico. E allora dove prendere queste parole? Allora lì ci fu tutta una discussione e di nuovo chi voleva che venisse preso dall'inglese, dal tedesco, eccetera. Ben Yehuda invece ritenne e vinse anche in questa maniera, con l'idea che l'arabo fosse il più vicino all'ebraico dal punto di vista filologico e quindi presero molte delle parole moderne dall'arabo. Terzo elemento, qui ci troviamo quindi verso il 1880, quando cominciano le prime grandi aliyah, le prime grandi, come si dice, salite verso Sion, ossia il ritorno degli ebrei in Erez Israel. E che cosa succede? Succede che venendo in Israele si
vede sempre di più la necessità di avere una lingua comune. Ma vediamo anche che questa lingua comune viene adottata molto facilmente e senza problemi. Dicevo che l'ebraico moderno nasce nel contesto dell'impero ottomano, quindi nasce prima che venisse istituito il mandato britannico per la Palestina. L'ebraico quindi entra a far parte in modo costitutivo di questa nuova entità provvisoria che porterà il popolo ebraico a costituire il proprio Stato, lo Stato ebraico moderno. E c'è questo anche elemento, no? Interessante, che mentre gli ebrei stavano nelle brume della Polonia, della Lituania, Bielorussia, dell'Italia e in altre parti del mondo e studiavano i loro testi nella loro lingua, non sapevano che in terra di Israele c'era una piccola biblioteca a Qumran che stava aspettando non soltanto loro che conoscevano quei testi, non soltanto loro che li usavano, ma loro che poi avrebbero parlato nella quotidianità quella stessa lingua. Questa è una grande cosa che il Ministero del Turismo definisce miracolo di cultura, tradizione e modernità. E io ringrazio il Ministero del Turismo per avermi dato la onorificenza di ambasciatore di buona volontà. Comunque ecco, questo è il quinto giorno, il quinto miracolo di Hanukkah. Un grande miracolo è successo qui, in questa giornata, e quindi buona Hanukkah, buona quinta giornata e grazie di avermi ascoltato. Poi imparerò meglio come si fa a giocare con i dreidel. Grazie.